Allora, ci sentite? Eccoci Eccoci qua. qua. Eccoci qua ragazzi. Ditemi, siccome siamo all'inizio, se ci sono problemi tecnici li risolviamo al volo. Allora, signori, per chi non mi conosce io sono il mezzofondiere e ringrazio Simone di Esco a Correre per essere venuto qua in questo evento, in questa condivisione, in questo confronto. Ciao Simone. Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti e grazie mille per aver organizzato questo evento, speriamo piacevole per tutti. Allora, questa è la mia prima live internazionale, diciamo, perché Simone mi sta rispondendo dall'Inghilterra, quindi c'è questa bella impressione, una bella impressione che mi fa. Grazie ragazzi per essere venuti, sia diciamo, i miei sostenitori che quelli di Simone. Sono contento di aver visto che ci sono dei nomi che matchano, cioè dei sostenitori che vengono sia da una parte che dall'altra. Volevo darvi, prima di iniziare, un brevissimo introduzione con le regole, diciamo, di questo confronto. Quello che cerchiamo di fare è un ping pong di domande, cioè io faccio una domanda a Simone, lui fa una domanda a me, in modo che entrambi ci possiamo raccontare un po' le nostre storie e conoscerci a vicenda e fare in modo che anche voi spettatori insomma, di questa live possano trarre informazioni interessanti da questo confronto. Un'altra cosa, non saranno soltanto nostre le domande perché potete chiedere in live chat tutto quello che vi capita, vi viene in mente sul tema naturalmente dell'atletica e della corsa. Detto questo, questa brevissima introduzione, vorrei intanto lasciarti la parola con questa domanda, Simone. Volevo chiederti appunto, la tua storia mi ha interessato molto perché sei uno che viaggia, sei un atleta a tutti gli effetti e di quella specie che riesce a mettere insieme un sacco di cose, cioè il lavoro, lo sport. Mi racconti la tua storia e come ti è venuto in mente da aprire questo canale? Perché sono molto curioso. Sì, in effetti viaggio molto perché io ho un'agenzia qua in Inghilterra, a Londra, e però abbiamo tantissimi clienti in giro per l'Europa, soprattutto in Italia, e quindi questo mi mette parecchio in movimento, essendo il direttore dell'agenzia devo visitare spesso clienti. Però la corsa, diciamo, è sempre stata la mia grande passione. Io corro da ormai quindicina d'anni circa, ho iniziato con l'atletica leggera, facevo il mezzo fondo, un po' come te, e 800, 1500 e poi piano piano sono, Vuol dire che diciamo, questa è la mia cresciuto evoluzione. sulle Se è la mia distanze. evoluzione dal punto di vista atletico. Non lo so ancora, non lo so. Te lo auguro perché penso che la maratona sia la cosa più bella che si possa fare per un atleta. E quindi sì, corro da un po', ho iniziato da queste distanze e io vivo a Londra da tanti anni, sono 13 anni che sono qua, e qua sono le 5 del pomeriggio, però in realtà è buio come se fosse mezzanotte, purtroppo l'inverno inglese, Ma guarda, è e così anche da noi, amo eh. questo. In effetti sì, dai, no, poi da voi sono già le 6, quindi ci sta. E amo questa nazione, però effettivamente dopo tanti anni che sono qua è complesso, diciamo, riuscire a mantenere in equilibrio tutte le cose, anche perché ho una famiglia, ho Leonardo che è nato da poco, 1 anno e 3 mesi, quindi insomma c'è parecchia carne al fuoco, però ovviamente per me la corsa rimane sempre un legame in tutta la mia vita, cioè, ho sempre provato a farla e continuerò a farla sempre con passione. Sai, la mia domanda era in realtà, diciamo, molto specifica perché appunto, essendo io come te uno che deve conciliare tre cose in particolare, diciamo la corsa, i video e il Hai resto, ragione, che per me è ancora studio, certo. per te è lavoro, parecchio lavoro, spero che anche per me Sì. tra un anno giù di lì sia una cosa del genere, e volevo sapere proprio come ti organizzi Come nel faccio? fare video, nel creare, perché se hai qualche soluzione, diciamo, vantaggiosa, a me piacerebbe anche adottarla, non so se hai qualche alchimia che Sì, funziona. sì, allora io cerco i video che faccio di solito li faccio nel weekend e quindi cerco di ricavarmi il tempo sufficiente nel weekend. Gli allenamenti invece li faccio al mattino presto, quindi cerco di rubare
È sempre una coperta che spesso è troppo corta, quindi rubo un po' di sonno per allenarmi, rubo qualche pranzo, quindi non mi alimento benissimo a pranzo per allenarmi quando devo fare le ripetute, e i video li faccio nel weekend, in quei ricavi di tempo che ho, poi ogni tanto anche qualche editing durante la settimana la sera tardi. Che le ore sono quelle, abbiamo 24 ore al giorno, si riduce il dormire, il mangiare, insomma quelle attività dove si può ottimizzare un pochettino e così riusciamo a fare tutto. Prego, allora, se vuoi farmi una domanda così iniziamo questo rimpallo. Sì, assolutamente, io ti seguo da un po' e voglio farti un po' di domande personali, però prima ti vado secca su una domanda che riguarda uno dei tuoi video che è andato che è quello che ha fatto un po' crescere il canale, no? Volevo sapere se te lo aspettavi che questo video appunto della gara che hai fatto, che ha avuto un'esplosione, io t'ho conosciuto grazie a quel video lì, te lo aspettavi o è successo così un po' casualmente, oppure avevi già il sentore che quello poteva essere il video che ti dava un po' il calcio verso appunto un discreto successo per quel poco Stiamo tempo parlando della gara di avuto il settembre, canale. no? Sì, Canelli. esatto, e infatti ricordaci anche che gara era esattamente. Ok, no, da questo punto di vista diciamo che è stata una delle cose in cui forse era già 1 anno e mezzo che facevo video, in cui l'intuito ha pagato di più. Sai, la tensione prima di una gara, oltretutto più la gara è corta, più per me almeno la tensione è alta. 10 km già tanto, insomma se fosse stato un 1500 metri ancora di più, comunque sia. Era una giornata piuttosto importante, erano i campionati italiani di 10 km di corsa su strada, questo settembre a Canelli. E c'erano già dei sentori che la cosa non era proprio organizzata benissimo, perché il giorno prima avevo fatto il giro del percorso, ho visto che c'erano dei punti che non sembravano, insomma, da campionato italiano, strade strette, anche e soprattutto in partenza, addirittura un punto in cui si andava avanti e indietro, cioè la partenza già era stretta. A un certo punto, dopo il primo giro, questo retellino stretto diventava un avanti e indietro, cioè ci andavano in entrambi i sensi, veniva ulteriormente dimezzata la carreggiata. Comunque sia, arrivati in partenza, per un errore dei giudici, ci siamo compressi, eravamo veramente stretti uno rispetto all'altro, ci abbiamo messo 10 minuti solo ad arrivare dietro la riga di partenza, e al momento del via è successo un macello, letteralmente. Ci sono dei corridori che sono caduti, alcuni li conoscevo personalmente, un mio amico Barbieri si è slogato la spalla e ricominciato a correre solo da poco, e noi intanto, quindi, nonostante questa confusione, io riesco a sopravvivere la partenza, faccio il primo giro di corsa, un giro di 3 km e mezzo circa. Finito questo primo giro scopro che ci fermano, ci bloccano lì. La gara si interrompe e viene annullata questa prima partenza perché l'ambulanza che doveva soccorrere quelli che si erano fatti male non poteva passare, perché l'unica strada possibile era appunto quella dove è successo tutto il macello. Quindi immaginatevi la tensione scaricata in rabbia, come può succedere con una cosa del genere. Insomma, 3 km ti possono rovinare la prestazione. Cioè, un terzo di gara su 10 km cioè io che puntavo al personale in quella gara ero parecchio arrabbiato. E già per me pensavo che per me quella gara già fosse finita. Poi invece 2 ore dopo sono ripartito, un po' mi era sbollita la rabbia e sono riuscito comunque, un po' mangiandomi le mani perché i primi chilometri erano stati veramente controvoglia. Comunque sono riuscito a fare un tempo discreto, per dirvi. Però subito dopo questa interruzione, per me quella gara non esisteva più. E mi è scattata la lampadina, mi ci è accesa la lampadina, dunque, cosa fare adesso? In questo stato che vedevo una situazione quasi apocalittica, c'erano corridori che si insultavano, che insultavano i giudici, gente che non sapeva cosa fare, c'erano gli atleti forti, parlo il fratello di Crippa, Lorenzo Dini che avrebbe vinto, che si guardavano come se non sapevano nemmeno loro cosa fare. Fortunatamente avevo portato con me la telecamera di Osmo Pocket, quella insomma teoricamente la migliore per le telecamere da tasca per la stabilizzazione, e l'avevo appena comprata, ero contento di quella, quindi ho detto ma portiamola a questi campionati italiani, e sono andato subito a cercarla perché pensavo proprio che un evento, una cosa del genere sarebbe stata, diciamo, l'unione perfetta fra video virale e contenuto di informazione, perché molto spesso qua su YouTube i video virali sono fake, diciamo, sono roba che stai 10 minuti a vedere cosa succede e non succede niente. Qua era veramente successo qualcosa di importante.
E Infatti, ragazzi, scusa se ti interrompo, andatevi a vedere il video perché è veramente, cioè, è roba pazzesca, che solo in Italia certe cose possono succedere. E d'altra parte sono anche contento e grato a Emanuele Franceschini, in realtà è stata la fidanzata a filmarlo, però mi ha dato proprio l'inquadratura della partenza. Naturalmente non potevo riprenderla, però ho fatto delle ricerche, sono andato in giro a chiedere: ma avete video con la telecamera? Immaginati a chiedere alle persone se avevano video di quella partenza. Fortunatamente ho trovato un video praticamente perfetto di quello che è successo in partenza, che è poi rimbalzato sulla pagina di Queen Atletica, e quei fotogrammi sono apparsi sui giornali, che è stato veramente un bel colpo di fortuna. Quindi ringrazio Mister Franceschini qua del Trentino, che voleva appunto, cioè io ho chiesto se voleva essere nominato, altri mi hanno video senza questa richiesta. E volevo dirvi appunto, io insomma ho fatto questo connubio tra informazione e argomento potenzialmente utile. Era un'occasione, diciamo, a quel momento avevo smesso di pensare alla gara, avevo pensato proprio letteralmente questo, me lo ricordo. Pensavo, cerchiamo di fare qualcosa oggi di, di accettabile, cioè di giusto. La gara ormai è andata, devo pensare a fare qualcos'altro. Ho pensato a fare quel video. E quindi Grande. non è stata la cosa migliore che mi potesse succedere, però penso di aver agito nel modo corretto, insomma. L'hai trasformata alla grande, insomma, da una disavventura del genere è uscita qualcosa di eccezionale, quindi complimenti. Allora, guarda, prima di continuare la nostra discussione, vorrei recuperare le domande che intanto ci hanno fatto. Guarda, che ormai c'è un po' più di Sì. esperienza. Siccome Simone di live ancora non ne ha fatte, e spero che questa live possa avviarlo, iniziarlo. Gli sto un po' spiegando come si fa. Spero che impari, perché insomma è molto Sì. utile per essere a contatto diretto con i nostri iscritti. Allora, ce ne sono, credo. Ce ne sono tanti, Sì, più sì, di intanto 60 saluto Volere persone per Potere, che è un ora. mio. Guarda, ci sono tre domande tecniche Grazie, in ragazzi. fila. Credo che siano più da te, Simone, perché tu, insomma, fai video più specifici riguardo le tabelle, eccetera. Te le faccio in fila. Salvatore chiede Vai. anticipazione sul tuo programma di preparazione alla mezza maratona. No, no. Ok. Non posso mica fare Aspettiamo, spoiler aspettiamo. live. Ragazzi, esce fuori domani, ci devo lavorare domani, uscirà fuori lunedì alle 6, non vi faccio spoiler perché sennò che bello c'è, però allenamenti tosti. E Giampaolo, migliorare per scendere sotto i 40 minuti nei 10 km, essendo un soggetto più predisposto per le brevi distanze. Quali sono gli allenamenti da preferire in questo caso? Certo, 10 km è una bellissima distanza, è probabilmente una delle più complesse, perlomeno per me. E io di solito quando preparo i 10 km mi concentro tantissimo sui corti veloci e sulle ripetute tra i 1000 e i 2000, quindi ritmo elevato, far girare le gambe, secondo me sono fondamentali ed è quello che ci velocizza. Ovviamente i lunghi sono meno importanti, però comunque il chilometraggio settimanale è un po' sempre la chiave per tutto il fondo, per tutte le gare dai 5 km in su. E poi cosa importantissima secondo me, che spesso ci dimentichiamo di fare, è il potenziamento muscolare, perché avere un buon sostegno muscolare sulle gambe è fondamentale soprattutto per la velocità, quindi per mantenere una velocità alta bisogna lavorare con esercizi specifici. Io ne faccio misti sia a corpo libero sia un po' di palestra quando ho tempo brutto, ripetute in salita, insomma tipologie diverse di potenziamento muscolare, però almeno una volta a settimana ce l'ho sempre in programma, quindi queste sono 3 cose che secondo me sono fondamentali. Guarda, dal mio punto di vista invece posso dire che appunto venendo dal breve, essendo ancora impastato con le mani nelle distanze brevi, posso dirti che questa distanza, 10 km, sono, come ha detto Simone, un punto di congiunzione. Ci sono molti atleti, anche che conosco, che si allenano con me, che si allenavano con me, che in inverno per fare fondo, letteralmente per allungare, cioè, allungano le distanze naturalmente per avere quella capacità aerobica che poi serve anche nelle gare in pista. Quindi anche con una preparazione votata completamente agli 800 addirittura, ai 1500, ai 3000 metri, un 10.000 viene molto forte. Infatti molto spesso se vedi qualche atleta di
di livello su pista che si cimenta nelle gare di 10 km d'inverno, questo non è che si tira indietro, molto spesso arriva nelle prime posizioni. Io sono arrivato molto spesso nelle prime posizioni, in gare regionali. Quindi credo che, cioè, dal mio punto di vista ti posso dire che i miei allenamenti in questo periodo hanno... Immaginati di fare una tabella composta da molti lunghi, con 2-3 allenamenti di qualità a settimana. Le ripetute da 1000, 2000, 3000 che diceva Simone vanno molto bene. Io addirittura, se stai del lato veloce, direi che anche ripetute più corte possono tenere banco, basta che la distanza totale sia una bella distanza d'aerobico, che si avvicina alla distanza della gara, insomma, fare ripetute per una distanza totale che si avvicina a 10 km. Sì. Però, insomma... Infatti se posso raccontare una mia storia, io il mio personale lo feci un bel po' di anni fa in una gara in Svizzera a Lugano, e all'epoca ero un atleta da 1500, correvo 4.04 sui 1500. Il 10 km non l'avevo preparato ed è stato un po' il risultato dei miei lavori per i 1500 e ho corso poi in 33.30. Quest'anno ho fatto il mio secondo miglior tempo sui 10.000 in una gara qua a Londra e ho corso in 33.47, quindi con pochissima differenza dal mio personale, con la preparazione della maratona, quindi senza lavori veloci, con una preparazione assolutamente da maratona, quindi tra l'altro era il picco proprio dei chilometri, correvo 100 km a settimana, che per me è il massimo che di solito corro durante la preparazione di una maratona, e in entrambi i casi sono riuscito a correre intorno al mio personale, quindi appunto è vero, si può arrivare a quei tempi a correre al proprio personale sia con un lavoro specifico più da mezzo fondo, ma anche con una preparazione più importante come quella della maratona, dove si lavora tantissimo di chilometri. Qual è il tuo personale? Qual è su 10 km? 33.30, però a Londra ho fatto 33.47, ma picco maratona, quindi non preparandolo. 33,19. No, scusami, è una domanda che aveva fatto Andrea. Quindi per 11 secondi 33,19 vinco io. Assolutamente sì. Aspetta, 33,12 a massa, scusami, 33,12, quindi siamo ancora più avanti. No, vabbè, comunque sia, non sono andato più avanti della mezza maratona, un'ora 11,45, credo che da lì in poi tu dilaghi. Nella mezza quanto hai di personale? 1,15. Sei proprio di lunghe distanze, eh? Sì. Interessante. Sì. Allora, sentite, un'ultima... Adesso ti faccio altre domande un po' più lunghe, un pochino per farti parlare un po' di più, perché c'è gente che sta scalpitando, ma voglio sentire parlare Simone. Tranquilli, ve lo offro tra un attimo. Volevo dirvi intanto che c'è questa domanda bellissima da parte di Massimo, che però lasciamo un po' più avanti, quindi non ti preoccupare Massimo, ti rispondiamo. Parla del rapporto qualità, diciamo, esposizione dei canali. A Simone abbiamo risposto, poi ci sono anche altre domande tecniche a cui risponderemo dopo questo giro di domande. A Simone adesso vorrei chiederti, eccoti qua, com'è correre in Inghilterra? Com'è correre in Inghilterra e quali sono le differenze rispetto all'Italia? Anche parlando della cultura atletica, magari che in Inghilterra mi immagino sia un po' diversa da questo paese qua. Sì, è vero, questa penso sia una bellissima domanda, perché io appunto, essendo qua da 13 anni, ho vissuto in realtà tutti e due i mondi in maniera molto profonda. Correvo per la Comense, quindi in Italia, ho fatto tutta la mia esperienza da là, poi mi sono trasferito qua in Inghilterra. In realtà in Inghilterra non ho mai corso la pista, ero già un atleta da strada. Quello che ho fatto qua sono soprattutto corse cross, qua le chiamano cross, ma sono le campestri, conosciute appunto come campestri, e ho fatto ovviamente tantissime gare su strada, dai 5, 10, mezze, maratone, un po' di tutto insomma. La differenza sostanziale secondo me è quella del quanto è percepita l'atletica in questo paese. Penso che ci sia una percezione molto più alta nel pubblico soprattutto, no? Per farvi un esempio stupido, in Italia spesso quando parlo con qualcuno di atletica e dico ho fatto la maratona di New York, poi ho fatto la maratona di Londra, la domanda classica che mi fanno in Italia è ma quella di New York quanto è lunga la maratona? E quella di Londra è più lunga, è più corta? Cioè, ma spesso, guarda, secondo me sono molto... in realtà sono molto più di quanto pensi all'inizio, perché magari
l'hanno fatto pure loro, hanno misurato col GPS, era 100 metri di più, immagino. Spero di salvarli in corner con questa argomentazione. È probabile, sì, potrebbe essere. No, però adesso a parte gli scherzi, penso che c'è una cultura diversa. Qui l'atletica viene vissuta, ho visto perché mio figlio appunto è già iscritto all'asilo, eccetera, quindi vedo un po' come crescono i bambini e l'atletica è una parte fondamentale della crescita scolastica, quindi non c'è persona praticamente che non passa dall'atletica almeno una volta, quindi su una pista almeno una volta nella tua vita ci sei stato, quindi ce l'hanno proprio nel sangue. Poi un'altra cosa incredibile è che qui sono pazzi veramente per il cross. La corsa campestre è un livello altissimo. Praticamente tutti gli atleti che corrono su strada di qualsiasi livello hanno almeno una volta corso il cross. Le squadre sono estremamente numerose. Basta pensare che la mia squadra, che si chiama Striders of Croydon, io abito nel sud di Londra, la mia squadra è partecipata da più di 300 atleti e tutti questi atleti si cimentano in diverse gare da cross tutte le domeniche, perché per le squadre qua la gara più importante, quella che dà onore alla squadra, è appunto il campionato regionale e poi nazionale di cross. E questo in Italia sì, c'è una certa importanza sul cross, però le gare non sono così numerose. Ho visto proprio una differenza enorme. Qua si corre ovviamente su praterie che in Italia un pochettino mancano, perché qui ci sono dei parchi enormi che spesso e volentieri sono molto di più rispetto a quello che si può trovare in Italia, e questo secondo me poi ha portato anche a una partecipazione più alta in generale. Poi terza cosa che ho visto che è una grandissima differenza, ovviamente, è l'organizzazione. Adesso è vero che io abito a Londra, che è una delle città più sviluppate e più avanti al mondo, probabilmente ci sono pochi uguali anche in giro, però io ho anche corso le 6 World Marathon Majors, quindi ho corso le 6 maratone più importanti, ho visto un pochettino come sono organizzate le gare e devo dire che qua in Inghilterra c'è una professionalità nell'organizzazione delle gare che è seconda a nessuno, ma questo non è tanto una differenza con l'Italia, secondo me è una differenza quasi con tutto il mondo. Forse l'America si avvicina a livello inglese di organizzazione. Qua qualsiasi gara, dalla gara amatoriale, dove appunto corrono tutti di qualsiasi livello, alla gara d'alto livello come può essere la London Marathon, che è la gara per eccellenza, sono tutte estremamente ben organizzate, cioè pensano veramente a tutto e soprattutto il pubblico è molto più partecipe, è molto più abituato, non ti mandano a quel paese se gli blocchi le strade per mezza giornata, cosa che invece mi è capitato spesso quando gareggiavo a Milano, e cose di questo genere. Quindi c'è una cultura diversa anche un po' in questo. L'organizzazione è dovuta ovviamente appunto alla cultura della partecipazione allo sport, ma anche perché gli inglesi sono bravi a organizzare le cose, no? Basta guardare eventi di qualsiasi genere, concerti, qua sono nettamente meglio organizzati, insomma c'è proprio una bravura nell'organizzare, quindi anche gli eventi sportivi seguono più o meno lo stesso destino. Guarda, proprio a livello specifico, in Italia il fenomeno del running comunque è piuttosto sviluppato, il running intendo, c'è un sacco di gente, però questa gente qua molto spesso, anche se faceva atletica, magari ha un periodo di pausa e poi ricomincia più là, o comunque sono tante le persone che cominciano a fare running dai 35, 40, 45 anni. In Inghilterra è diverso, oppure anche lì, diciamo, il running è da una certa età in poi, perché la continuità sarebbe importante. Cioè, quello che manca in Italia, secondo me, è una... sai, che il movimento venga nutrito alla base. Molto spesso è gente che ci arriva troppo tardi, anche per togliersi delle soddisfazioni, secondo me, dal punto di vista delle prestazioni. Sì, beh, sai, io penso che qua la situazione è abbastanza simile, nel senso che tutti a un certo punto fanno atletica leggera magari da piccoli, poi c'è chi continua perché diventa il loro sport primario, poi altri che invece fanno altri sport. Sapete che qua in Inghilterra ci sono tantissimi sport, non c'è solo il calcio, e poi dopo un po' di anni si ritorna a correre. Non penso che ci sia una continuazione. Per esempio, voi i ragazzi che mi seguono su Esco a Correre sanno che uno dei miei migliori amici qua a Londra, che si chiama James, e tra l'altro ha fatto alcuni video con me, lui ha iniziato a correre tardissimo, aveva 30 anni, prima giocava a calcio, e storie così ne ho viste parecchio anche in squadra, no? Che magari iniziano sui 30 anni e poi si scoprono di avere un certo talento e vanno avanti.
penso che sia abbastanza simile come in Italia, non c'è una continuazione così diversa rispetto a quello che ci può essere in Italia. Ovviamente c'è qualche atleta che inizia presto e poi continua, e altri che invece come ho fatto anch'io, io ho iniziato a correre a 22-23 anni. Quindi la differenza è nell'organizzazione, nel numero di persone in partenza, cioè in generale, in ogni categoria c'è comunque più persone rispetto all'Italia, Sì. e la cultura, e quindi lo sport è visto intanto con una conoscenza maggiore e con una... da un lato diverso rispetto all'Italia, perché in Italia diciamo siamo molto tifosi spesso, ma poco praticanti. Invece passano molto di più in azione in Sì. Inghilterra, secondo te? Sì, qua c'è proprio una cultura. Guarda, ti dico l'ultima cosa su questa cosa che secondo me è fondamentale, ne parlai un po' di tempo fa. Qua c'è un'organizzazione che è partita dall'Inghilterra, che si chiama Park Run, adesso c'è anche in Italia, immagino che qualcuno a Milano, in Sicilia, so che ce ne sono un po'. La Park Run non è nient'altro che una gara totalmente gratuita, anzi non si può chiamare gara perché non è una gara, è proprio scritto nel regolamento, è un esercizio, possiamo chiamarlo così, che viene fatto ogni sabato alle 9 del mattino in quasi tutti i parchi dell'Inghilterra. In qualsiasi parco, qua a Londra ci saranno 350 park run diverse, quindi alle 9 di ogni sabato sai che almeno di 10 km da te puoi trovare una gara non competitiva da fare, che è supportata da volontari, è totalmente gratuita, sono 5 km, quindi una distanza alla portata di tutti, dal bambino di 5 anni al signore anziano che ne ha 85, e tutti si divertono, si ritrovano, è anche un senso di community, no? Vero e proprio, quindi un modo per ingaggiare con altre persone, eccetera. Da una parte ci sono i volontari, da parte degli atleti che ovviamente si uniscono e si interscambiano, di solito corri 5 gare e poi una gara fai il volontario. Insomma, è un'organizzazione favolosa già che ti fa capire quanto l'atletica, lo sport, il running in generale è proprio all'interno del cuore dell'anglosassone, dell'inglese in particolare. E pensa che questa è una cosa che è nata qua ed è unica al mondo, è una cosa che infatti poi è stata copiata in tanti altri paesi del mondo, ma è nata in questo paese. Quindi per farti capire il livello che c'è qua verso il running, c'è proprio un rispetto per il runner che è importante. Ok, le domande si accumulano, però se vuoi farmene una tu così, Sì, diciamo per par guarda, condicio. io ti faccio una domanda soprattutto per farti conoscere un pochettino dai follower che vengono soprattutto da Esco a Correre. Anzi, una domanda che tra l'altro non conosco neanch'io la risposta. So che sei uno studente, che stai facendo tante cose perché hai una vita anche tu molto impegnata, ma raccontaci un po' più di te, che cosa studi, che cosa fai di bello? Allora, attualmente io sono a Trento, in realtà sto a Mezzo Lombardo in questo momento, e l'università è quella di Trento. Mezzo Lombardo perché ho trovato la possibilità di stare in un appartamento da solo, lo so, per uno studente è un po' un privilegio, però con le esperienze che ho avuto lo scorso anno con altri studenti che erano tutto fuorché atleti, tra parentesi, mi trovo molto più efficiente vivere qua, anche se sono a 20 km a nord dell'università. Devo naturalmente andare in treno, ma c'è un sacco di agevolazioni qua per i trasporti, pago pochissimo ogni anno. E vivendo da solo sono molto più produttivo e posso permettermi di fare cose del genere senza disturbare nessuno. Quindi diciamo che i miei video sono frutto anche di questa decisione. Attualmente io sto studiando, sono praticamente in fondo a biologia computazionale, che sarebbe una cosa un modo molto figo di dire biologia che applica anche conoscenze di matematica, informatica e fisica in modo da fare simulazione al computer di sistemi biologici. E quindi attualmente, prima di fare questa live, ad esempio, stavo smadonnando perché non riuscivo a trovare il modo di far evolvere una proteina dentro una membrana. Immaginatevi una membrana cellulare con una proteina che grazie alla simulazione del computer vedi che si muove, no? Si muove perché appunto sei tu che ci metti le leggi della fisica dentro e fai andare avanti una simulazione. Questa è più o meno in soldoni la cosa più bella che uno che non ne sa molto, diciamo, può vedere rispetto a quello che faccio. Quindi sono quasi in fondo. L'idea dell'atletica, anche come canale YouTube, oltre che come atletica praticata, è figlia di questo mio mettermi in gioco, perché fino all'anno scorso io non ero uno studente fuori sede, ho studiato a Pisa, che è vicino, io sono di Livorno, e
anni l'ho fatta a Pisa, quindi andavo avanti e indietro da casa. Adesso che mi sono messo in gioco al punto da andare a Trento a fare una cosa come biologia computazionale, per mia stessa indole, quando mi metto alla prova, raddoppio la posta. Cioè, oltre a fare questa cosa, mi sono detto, ma già che mi sono messo in gioco così, perché... Cioè, era un periodo, ed è attualmente anche adesso un periodo di fermento mentale, quindi mi viene in mente un'idea, voglio farla. Questa cosa dell'atletica come un, appunto, youtuber mi è venuta in mente perché essendo fuori sede, non avendo la televisione, adesso ce l'ho, prima non ce l'avevo però, quindi mi sono avvicinato al mondo di YouTube, ho visto che c'era tutto questo fermento attorno al creator, alla community che però non era una community dell'atletica, ma era dei videogiochi, del cinema, e quindi ho pensato che figata sarebbe se riuscissi a raccogliere un mucchio di persone che come me condividono la passione e l'interesse nei confronti dell'atletica e dello sport. E guarda, io non so quando ha iniziato Simone con questa cosa, con YouTube ce l'avevi da un po' il canale, però ho iniziato seriamente, ho visto piuttosto tardi, cioè dopo rispetto a me, vero? Sì, io ho iniziato seriamente quest'estate. Il canale esiste da un po' perché l'avevo aperto, avevo pubblicato dei video nel mio viaggio di nozze, ho fatto un po' di... e avevo già in mente di farci qualcosa, solo che poi l'ho sfruttato veramente quest'estate quando ero in vacanza, ho detto vabbè proviamoci, visto che in Però Italia se non comunque c'è sbaglio, poco, siamo... con Facebook è iniziato prima. Facebook sì, perché io avevo già un blog che si chiama Esco a correre, quello è nato tanti anni fa, 5-6, e dove pubblicavo un po' le mie gare, un po' le cose che facevo. Quindi sì, diciamo il brand Esco a correre esiste da tanto, però ho iniziato a investirci veramente da quest'estate. Sì, appunto, quello che... Il mio progetto invece parte proprio, le radici ce l'ha proprio in YouTube, era proprio quello che volevo fare, perché ho visto che rispetto ad altre piattaforme magari ti permette un'interazione maggiore, cioè quando vedi l'immagine ti metti così tanto, esposto così tanto al pubblico come quando c'è un video e tu sei appunto sei alla mercé degli altri, è come se tu mettessi nel piatto la tua passione, il tuo interesse, e quando, dal mio punto di vista, quando ricevo approvazioni, commenti positivi, cioè è una cosa veramente molto molto più appagante che negli altri social, quindi ho iniziato proprio con YouTube. Sì. Guarda, mi era venuta in mente questa cosa, ora la recupero, e ora che hai questa esperienza anche su YouTube, Simone, qual è il social che preferisci per fare, diciamo, promozione atletica, per vivere l'atletica? Assolutamente YouTube, io sono follemente innamorato, poi capirai che lavorandoci lo facevo per gli altri clienti, quindi di solito noi come agenzia aiutiamo i nostri clienti a utilizzare tutti i mezzi digitali, tra cui anche YouTube, e quindi non vedevo l'ora di cimentarmi, però ho sempre avuto un problema di mettere la mia faccia davanti a una telecamera, ci ho dovuto lavorare tantissimo, infatti se andate a vedere i primi video rispetto a ora, secondo me, poi ditemelo voi, sono migliorato parecchio, ho ancora tantissimo da imparare, però all'inizio è stato molto difficile perché non sono proprio naturalissimo con la telecamera, quindi ci vuole un po', però YouTube assolutamente. Ok, ora abbiamo fatto aspettare troppo i nostri Sì, amici, insomma il motivo per cui siamo qua sono le persone che ci seguono. Cerco di recuperare tutte le esatto. domande che ci hanno fatto e cui non abbiamo ancora risposto, perché è un po' forse la mia fissa, però relativamente siamo ancora, l'atletica è una community piccola, quindi riusciamo più o meno a rispondere a tutti. Quando saremo di più sarà forse più difficile. Allora, vediamo, sto scendendo. Ti lascio fare a te. Edoardo Delle Piane, vi aspetto alle 2 perle per il super selfie. Io ci sarò, le 2 perle, bella Io mezzonaratona non credo che avrò tempo, comunque è la prima volta che... vabbè. Sarebbe una bella idea, però dai, se hai voglia di venire così facciamo un bel gruppone. Mi dici cos'è? Io ci sarò, ragazzi. È la mezza maratona delle 2 perle, in realtà io non la conosco tantissimo, me ne ha parlato tra l'altro uno dei ragazzi che segue Esco a correre, sono andato a vedere il sito, mi interessava, devo fare una mezza maratona a febbraio, ho deciso di correre quella. Mhm. Santa Margherita Ligure. Ok. Edoardo, effetto Mina post allenamento. Come ci si comporta? Io dormo, io vado a dormire, quando non riesco a fare niente dopo un allenamento vado a dormire
sto un'ora dopo un'ora di riposo sono un fiore a riguardo. Questo sì, è un ottimo consiglio per chi può dormire. Io per esempio odio dormire al pomeriggio, penso che l'ultima volta che ho dormito di pomeriggio è stato quando avevo 8 anni, perché i miei genitori mi obbligavano, e è proprio una cosa che odio fare. Però se potete, se vi piace, dormite al pomeriggio sicuramente aiuta. Io di solito subito dopo allenamento prendo subito uno shake di minerali, proteine, insomma cerco di alimentarmi all'interno dei 20 minuti dopo allenamento, e ho visto che da quando faccio così questo aiuta tantissimo a non avere appunto quel hit down, no? Come diciamo qua, che c'è dopo un allenamento pesante. Oggi per esempio ho fatto i 1000 a biocco. Sì, a biocco, bravo. Quindi di solito se entro 20 minuti si prende qualcosa, uno shake di proteine e carboidrati, ho scoperto sul mio corpo che funziona molto meglio nelle ore successive. Questo è proprio per te, Vincenzo, perché sì, Simone, perché da parte di Vincenzo, credo, perché forse hai dai consigli giorno giorno per i programmi, perché chiede, dopo il lungo di oggi, consigli di cose da fare, racconta un po', perché questo ne approfitto per chiederti più o meno come sono i tuoi format, perché appunto sono molto nello specifico riguardo Sì, gli allenamenti. Vincenzo, dopo il lungo sicuramente usa il foam roller, scarica un po', stretching dopo che hai fatto la doccia, insomma cerca di recuperare in maniera attiva, non metterti sul divano per ore e ore, perché poi dopo si fa più fatica a recuperare. I miei format su Esco a Correre sono molto semplici, io cerco di fare 3 video alla settimana, qua non ci riesco, per esempio questa settimana purtroppo non sono riuscito perché sono dovuto volare a Milano per lavoro. Di solito un video è relativo a un programma in specifico, di solito quello che sto facendo io, quindi non voglio insegnare nulla a nessuno, voglio semplicemente condividere i miei allenamenti, quello che mi sta portando a fare determinati risultati, che poi sono, ragazzi, sono risultati mediocri, sono un atleta professionista, però per alcuni sono risultati da cui prendere spunto. Quindi condivido quello che sto facendo. Io in questo momento mi sto preparando per la mezza maratona, appunto, delle Due Perle, e poi la Big Half di Londra, per poi andare a fare la maratona di Londra, e quindi sto semplicemente condividendo i miei programmi. Per ora è la mezza maratona e poi il programma della maratona. Gli altri 2 video sono uno ancora un pochettino più tecnico, dove si parla di altre cose, tipo l'uso del foam roller, dello stretching, della respirazione, insomma cose che sono sempre inerenti alla corsa, che possono aiutare a migliorare. E il terzo di solito è un blog dove parlo un pochettino più liberamente di quello che accomuna il mondo della corsa con la vita in generale, quindi faccio un po' vedere dei spezzettoni della mia vita, come mi alimento, cosa faccio, facciamo delle Q&A in giro per Londra, facciamo vedere un po' di spezzettoni di città e cose del genere. Quindi è un format molto semplice dove cerco di condividere il più possibile quello che ho imparato in questa quindicina d'anni di corsa. Dal mio punto di vista forse è un po' una mancanza, non riesco ad essere così schematico nella realizzazione dei contenuti. Molto spesso mi viene un'idea, forse un estro che forse non è che si colleghi molto alla mia carriera da scienziato, comunque sia, mi viene in mente un'idea interessante, ma facciamola, poi potrebbe diventare una serie, poi magari ne faccio uno o 2 episodi e aspettiamo un anno, arriva il terzo, come per atletica in Gran Bretagna, tra parentesi. Comunque ti chiedo, le organizzi in playlist i contenuti che fai? Perché proprio sono perfetti per le playlist. Se hai appunto un video in cui fai una specie di diario con dei consigli tecnici, un video di puri consigli tecnici, un video di vlog, sono proprio perfetti per avere 3 playlist belle in vetrina sul tuo canale. Sì, sto cercando di organizzare il canale così. Sto imparando, perché ovviamente il canale, come dicevo, è nato quest'estate. Sto facendo un sacco di errori che poi, grazie alla community favolosa che ci stiamo ricreando, secondo me anche tu, tra l'altro molti sono in comune, ho visto che ci stanno aiutando con delle critiche positive. Io sto imparando tanto, soprattutto da loro, ovviamente anche guardando cosa fanno altri youtuber, soprattutto all'estero. Poi dopo magari ne parliamo, perché c'è una domanda per te proprio in merito a questo. Esatto, vabbè, per rispondere a Giovanni intanto specifica sul potenziamento muscolare, quando si parlava dell'allenamento dei 10 km, io di allenamenti muscolari specifici faccio solo corpo libero. Molto spesso per allenare le gambe faccio salite. La corsa in salita, senza, diciamo, ripetute in salita, senza scatti in salita,
ha almeno per quanto ne penso io, per quanto penso, parlando della mia esperienza personale, ha una resa molto diversa dal fare appunto gli scatti in salita. Lì si va a intaccare la tua potenza anaerobica, insomma il tipo di sforzo è più simile a una seduta in palestra, diciamo lo scatto in salita è più simile a un lavoro in palestra per il potenziamento delle gambe, immagino l'equivalente di fare degli squat alla fine, più o meno come lo vedo io. È un modo, diciamo, per, dal mio punto di vista, glissare la parte palestra, perché non sono, diciamo, un fan di questo. Anche se sei un atleta, sei un mezzofondista di livello, sei costretto ad andarci in palestra, perché lì non ci sono più scuse. Devi sostenere dei carichi di allenamento tali che un sostegno muscolare derivato appunto da quel tipo di allenamento diventa necessario. Questo è più o meno quello che penso. Comunque sia, al mio livello faccio solo corpo libero, diciamo così. E principalmente con allenamenti in salita. Poi... Sì, facciamo salita. D'accordo. Mm-hmm. Vediamo. Rispondiamo Cesare chiede sul gap tra uomo e donna nelle distanze della corsa su strada 10, 20 e 21 in maratona. E questo si collega a quello che è successo con Kosgei alla maratona di Chicago? Sì, lo scorso record del mondo. Sì, tra l'altro io sono un fan, penso il mio atleta preferito in assoluto è Paula Radcliffe. Quindi quel giorno ci sono rimasto un po' male perché speravo che il record fantastico di Paula Radcliffe, che appunto era di 2 ore e 15 fatto alla maratona di Londra, se non mi ricordo male, fosse indistruttibile per un bel po' di anni, e invece ci hanno provato il contrario, e evidentemente anche quel record non so se durerà così tanto, perché sto vedendo dei miglioramenti anno per anno che sono quasi disumani. E per quanto mi riguarda penso che la differenza rimarrà sempre abbastanza importante, e tuttora più o meno quel gap tra uomo e donna è comunque sempre rimasto, perché è un qualcosa di abbastanza biologico, quindi c'è poco che ci si può fare. Penso però che questi miglioramenti continui dei record del mondo dai 10 km, adesso c'è stato il record del mondo sui 10 km la settimana scorsa, poi quello della mezza maratona, quest'anno praticamente sono caduti tutti i record del mondo, e penso che siano dovuti tantissimo alle nuove calzature che danno dei vantaggi, e lo dico in primis su di me, perché anch'io utilizzo ho corso le ultime gare con delle scarpe tecnologicamente molto avanzate, con la fibra di carbonio, eccetera eccetera. Penso che diano sicuramente dei vantaggi e continueranno a darne. Però ovviamente questo non cambierà il gap tra uomo e donna, perché comunque così come le indossano appunto le ragazze, le indossiamo noi maschietti, quindi il gap rimarrà molto simile secondo me. Esatto, poi su questa cosa delle scarpe magari ci torniamo dopo, perché può essere interessante. Per quanto vi posso dire io invece riguardo al gap tra uomo e donna, sembra ormai piuttosto assodato che quando vai verso lo sforzo aerobico questo gap diminuisce, perché se andiamo a vedere proprio in proporzione la differenza fra il migliore uomo e la migliore donna nei 100 metri, si parla di circa un secondo. Ora non andiamo a vedere la Griffith negli anni 90, però si parla di circa un secondo di differenza fra il miglior uomo e la miglior donna quest'anno su 100 metri. Un secondo su 10. Se fai la proporzione nella maratona, avrebbe un gap molto maggiore di quei 15 minuti che insomma sono più o meno il limite attuale. Credo però che, allora, lo scorso mese, no, anzi era ancora alla fine di ottobre, ho fatto una live addirittura con Baldini, e so che Simone questo un pochino ha avuto un po' di invidia, perché insomma dai messaggi che mi ha mandato. Comunque, secondo Baldini, il potenziale delle atlete keniane ed etiopi non è ancora completamente mostrato, perché a differenza dei colleghi maschi c'è ancora un po' di reticenza per le donne per correre, a correre in quei paesi. Ancora c'è un po' di pregiudizio nei confronti delle donne. Non sono ancora tutte le donne a provare, a differenza di quello che fanno gli uomini, la corsa in quei paesi là. Di conseguenza c'è la possibilità, proprio per una questione statistica, di maggiori numeri che potrebbero, diciamo, provare a fare atletica, e la maratona in particolare,
la possibilità di migliorare ancora di qualche minuto, però secondo me questo gap non sarà mai inferiore ai 10 di minuti, cioè non la vedo una donna che faccia 2 ore 11, 2 ore 10 nel breve periodo, o se succedesse, quindi nel lungo periodo, a quel punto il record maschile potrebbe essere inferiore alle 2 ore senza gli aiuti che Kipchoge ha avuto a Vienna, perché comunque quella di Vienna non è una prestazione giustamente omologabile, quindi siamo adesso su 2 ore 01 per gli uomini, 2 ore 14 per le donne, e già cioè, è piuttosto ristretta come differenza, ma credo che stiamo più o meno, ci sarà ancora un minuto da limare secondo me di differenza tra uomini e donne, 1-2, Sì, sono d'accordo. Questo è più o meno quello Sono che d'accordo. penso. Ok. Poi un commento di Francesco riguardo quando parlavamo della differenza fra atletica italiana e inglese, e anche per quel motivo, io condivido questo ragionamento, e anche per quel motivo che c'è una differenza nel rendimento, esatto, in termini di medaglie e di risultati. Cioè, ovviamente. Certo. Ci sono molti più atleti a disposizione nel bacino da cui pescare i talenti, un po' come il calcio, i paesi che giocano di più a calcio sono poi quelli che fanno meglio perché c'è più talento a disposizione, e la corsa è uguale. È una cosa molto italiana invece, quando le cose non vanno proprio al massimo, accusare il metodo, sai, dopo ogni campionato del mondo abbiamo vinto poche medaglie, ma perché la federazione può avere qualche colpa, e le ha sicuramente, però se avessimo un bacino di partenza molto più ampio si potrebbero fare errori, qualche atleta magari potrebbe, mettiamo che ci sia questa, non c'è, però mettiamo che ci sia questa cultura di arriva un atleta promettente, massacriamolo d'allenamento, anche se può essere una cosa deleteria. Metti su decine di atleti promettenti che spuntano in America, vengono allenati in maniera massacrante, quelli che resistono diventano dei campioni. Cioè si possono permettere, tra virgolette, di sprecare dei talenti in questo modo, perché hanno un bacino di partenza molto, molto più ampio. Per l'Italia invece siamo costretti a lavorare di esperienza e di parsimonia con i pochi talenti che abbiamo. Però, per dirvi, cioè, una soluzione al problema atletica in Italia sarebbe semplicemente trovare il modo che più gente inizi a provarla, anche da giovani, non solo da 35 anni come avevo detto precedentemente. Sì, guarda, io un'altra cosa che posso aggiungere che si collega molto bene, lo avevo detto anche prima, che il problema è che in Inghilterra, ma soprattutto in America, allora se dobbiamo guardare l'atletica, secondo me il paese migliore dove guardare è sicuramente gli Stati Uniti d'America. La vera differenza tra loro e noi, tutto il resto del mondo, è che dalla scuola si parte a fare atletica. Lo sport è una materia fondamentale per la scuola. Se tu performi nello sport, automaticamente hai già delle agevolazioni anche ad accedere a determinate università, college, eccetera. Io ho frequentato una scuola americana per un po' di anni, quindi ho vissuto un po' quell'atmosfera, diciamo, dell'importanza dello sport nella curricula scolastica. È una cosa che in Italia manca tantissimo. Io ovviamente ho studiato anche in Italia, le medie e una parte delle superiori, e mi ricordo che l'atletica, l'educazione fisica erano 2 ore a settimana, adesso poi l'hanno ridotto addirittura a 1 ora a settimana. Lo sport era quasi, se facevi sport e studio insieme, venivi visto un po' come rischio perditempo, no? Questa è una cosa tutta italiana che poi si vede quando andiamo a fare le Olimpiadi, che ci dobbiamo difendere un po' con le rare eccezioni degli atleti, appunto, che in qualche maniera saltano da questa situazione. In America, in Inghilterra, in questi paesi che performano sempre bene alle Olimpiadi, al di fuori dell'atletica, parlo dello sport in generale, questo è il contrario. Lo sport è una parte integrante della vita di ogni essere umano. In Italia purtroppo non è così. La corsa lo sta diventando un pochettino, perché il running è diventato un po' quel... sarebbe anche da studiare un po' il perché il running è diventato quello che sta diventando, perché effettivamente in Italia il running è importante, c'è da dirlo, soprattutto amatoriale, però sicuramente non è dovuto dalla scuola che ci spinge a fare questo, ma è più l'individuo che ha voglia di stare bene con se stesso, di mettersi di nuovo in gioco, secondo me. Se invece facciamo sì che le scuole, che l'educazione faccia diventare lo sport importante, allora cambierebbero le cose. Il running è la valvola di sfogo più facile che una persona può avere, cioè gli altri sport attualmente sono
non è proprio una questione di soldi, perché uno volendo può spendere anche nel running. Forse sono meno diretti che uscire a correre, capito? Cioè, quando tu puoi uscire a correre ogni ora, se tu devi andare a fare tennis devi prenotare il campo, devi trovarti un compagno di allenamento. Molto spesso, insomma, cioè il running è una cosa diretta, questo più o meno è il suo punto di forza. E c'è un bel paradosso che c'è un sacco di gente in Italia che prova il running, che è appassionata dal running, che sono letteralmente dei runners, e però il movimento atletico in Italia è tra i meno seguiti in televisione a livello mediatico. Cioè la gente, questo è uno sport che a noi piace praticare, ma molto meno seguire, cioè molto più praticare rispetto che seguire. È l'opposto rispetto al calcio, per dirti. C'è molta gente che prova il calcio, ma è ancora di più quella che lo segue. Cioè, banalmente anche noi atleti, molti di noi seguono il calcio con passione, però facciamo atletica, per dirti. Certo. Ok, guarda, facciamo così. Altre 2 domande da rispondere brevemente, poi ci sono quelle su YouTube che sono domande su massimi sistemi che però sono molto interessanti. Volevo sapere anche il tuo parere a riguardo perché cioè, sono argomenti di discussione che naturalmente mi interessano. Siamo d'altra parte canali di atletica su YouTube. Sì. Lui ci chiede come siamo messi sullo sprint. Io lo sprint, nel senso le distanze corte, torniamo alla categoria allievi. Cioè l'ultima gara di velocità che ho fatto è stata un 200 metri da allievi, 24,70, una cosa del genere. Da allievi però. E dei 400, ok, tipo in 54, 53 in staffetta, più o meno il mio personale. Tu hai fatto velocità? Io ho fatto 400 metri e io ho una velocità di base abbastanza lenta. Il mio personale sui 400 era 54 secondi, che è molto lento perché io appunto facevo mezzo fondo e per poter continuare la carriera del mezzo fondo avrei dovuto avere 4-5 secondi in meno sui 400. I 200 non li ho mai fatti, i 100 nemmeno. In allenamento ovviamente, ma non in gara. Ok. Questa proprio non lo so. Vincenzo chiede se conosci questo metodo di allenamento chiamato 8-4-4. No, è la prima volta che ne sento parlare. Vabbè, prova a cercare su internet, cioè a dare qualche informazione un pochino più specifica, magari ha un altro nome, si conosce con un altro nome, però attualmente non sappiamo rispondere. Sì. Ok, allora, per quelli che ci seguono in live chat, dalla domanda di Vincenzo in poi rispondiamo più tardi, perché adesso ci sono le domande su YouTube, che non posso rimandare oltre questo momento. Allora, inizia a rispondere tu, Simone, te le faccio adesso. Sì, Massimo vai. chiede: sapete che abbandonare una nicchia di qualità fa sì che il canale vada inevitabilmente verso una direzione commerciale e che determina una perdita di indipendenza? Questa è assolutamente un'ottima riflessione. Io in realtà non ho assolutamente intenzione di abbandonare la nicchia in cui siamo perché non mi interessa. Correre è nata per parlare di corsa, di running, soprattutto su strada, poi ogni tanto parlo anche di trail, ma ovviamente parlo di quello che conosco meglio e questo è il mio mondo, quindi è la mia passione. Non ho intenzione di far diventare il canale più commerciale o cercare di aprirsi a nicchie. Infatti ogni tanto ci sono parecchi di voi che mi chiedete fai un video su questo, fai un video su quell'altro, ma ne parlo solo se è qualcosa che conosco a fondo, se è qualcosa che ho sperimentato. È un po' come uno quando scrive un libro, te la devi sentire dentro. E il canale per me rimarrà sempre così, quindi per me non ci sarà questo rischio sicuramente. Dal mio punto di vista invece ti posso dire, cioè dico invece comunque per dirti, è un punto di vista leggermente diverso, però molto simile al tuo, perché rispetto a te io sperimento molto. Ho sperimentato in tutti i versi, però sarà forse la mia legge morale, però non ho mai detto turiamoci il naso e facciamo questo video perché so che otterrà più successo. Anche i miei video di maggior successo
oltre al video su Canelli ho fatto dei video in cui confrontavo le prestazioni di Tortu, di Mennea, di Bolt attraverso un programma che avevo io stesso scritto. C'è un programma, intendo programmazione al computer, per mostrare le velocità, i confronti. Cioè tutte le volte che ho affrontato un argomento potenzialmente, diciamo, che può ottenere del successo, potenzialmente virale, mettiamolo tra virgolette perché virale si parla di numeri molto più bassi rispetto a quelli che altri con altri argomenti possono fare, però tutte le volte che ho affrontato argomenti del genere ho sempre cercato di mettere molto contenuto di quanto la gente si potrebbe aspettare. Forse per mia appunto fisima remora morale ho sempre cercato di non deludere me stesso prima che gli altri, cioè non voglio che il successo, se si può parlare di successo, venga in maniera immeritata. Cioè tutte le volte che ho fatto video di quel genere ho sempre cercato di aumentare il più possibile aspettate che c'è una connessione di livello basso, spero che si riesca comunque a vedere. Vado a risolvere la connessione bassa, ok? Un attimo solo. Eccoci, c'è stato un lag incredibile, che non abbiate avuto problemi. Ditemi se va tutto bene. Beh, non è una live dei mezzofondieri se non succedono queste cose. Ci sta, dai ragazzi. Allora, la cosa bella è che almeno non si è interrotto il collegamento. È molto molto variabile. Beh, siamo in Italia, questa è una differenza fra Italia e Inghilterra d'altra parte. E Sì. scrivo qua. Ok. Dovremmo esserci, ragazzi, fateci sapere se ci siete. Esatto, perché c'ho il riferimento dei bit al secondo che è molto ballerino. Perfetto, Ok, ragazzi, Lorenzo scusate, dice ora ma funziona. è l'Italia, o meglio, insomma, sono le montagne attorno che un po' cambiano le carte in tavola. Molto spesso funziona bene. Comunque siamo già verso l'ora. Vi dico questo, allora, appunto, il discorso sul il mio modo di fare contenuti, credo che il mio approccio non si presti. Hai letto qualcosa di interessante, Simone? Sì, che Lorenzo ci sta chiedendo se abbiamo staccato i mule. No, i mule sono 10 anni che non lo tocco. Comunque, il mio discorso è il mio modo di fare contenuti, come il tuo, in produzione, non si presta a scadere nella commercialità. Credo che sarà comunque un canale di nicchia. Se volevo fare qualcosa di commerciale, andavo a giocare a videogiochi, facevo reaction del collegio, tutte quelle cose che tu magari, se premi la casella delle tendenze su YouTube Italia, scopri insomma, il paradiso degli orrori. Ok, perfetto ragazzi, Sì. quindi questo era il discorso sul fatto che spero insomma, che entrambi non scadremo nel commerciale. E la domanda riguardo YouTube era, la recupero comunque, me la ricordo, riguardo la community, cioè com'è che trattiamo la community. Rispondo io e poi ti lascio la palla. Simone, dal mio punto di vista la community, il mio tentativo è quello di unire gli atleti, cioè di avere un rapporto che sia più paritario possibile, e non solo tra me e appunto quelli che mi seguono, ma tra quelli forti e quelli deboli che mi seguono. Cioè il mio intento è sempre stato quello di unire gli atleti sotto l'egida di un pensiero, di un modo di vedere le cose comune, nel senso, siccome noi siamo atleti, pensiamo e vediamo le cose in un modo simile, ed è per questo motivo che siamo contenti di avere uno spazio in cui io ci metto la faccia, diciamo, in cui condividiamo queste cose. Simone, com'è che gestisci il rapporto con la community? Allora, io ho la difficoltà che ovviamente abito a qualche migliaia di chilometri dall'Italia, quindi ho un po' più difficoltà ad avere un contatto diretto con la community. Mi piacerebbe tantissimo fare degli eventi in loco con runners, andare a correre insieme, fare dei meetup, eccetera.
cosa che faremo sicuramente nel prossimo futuro, iniziando appunto anche dalla mezza maratona delle Due Perle. Ci sarà, sapete già chi mi segue, che faremo un meetup. L'ho fatto uno a New York per tutti i runner che c'erano. In realtà purtroppo anche lì non è stato un grandissimo successo, perché con la maratona di mezzo non è stato facile. Quello che voglio fare è proprio questo, però portare dal digitale al toccarsi per davvero, no? A vedersi, conoscersi, riuscire a trasformare questa cosa bellissima che è nata da YouTube a qualcosa di diverso, che magari potrebbe essere fare degli allenamenti insieme, andare a fare un giorno anche, chissà, dei ritrovi, delle gare. Insomma, ho parecchie idee. La community è tutto per Esco a Correre, è quello su cui si basa il canale, è quello su cui si basa il gruppo su Facebook, che è partito la settimana scorsa e abbiamo quasi 600 iscritti, è quello su cui si basa l'unico motivo per cui faccio questi contenuti. Quindi non solo quello di essere io il vettore di una comunicazione, ma anzi un collettore. Vorrei far diventare Esco a Correre un collettore di idee, spunti, iniziative che vengono anche da fuori. Questo è come la vedo io. Mm-hmm. Dal mio punto di vista sono ancora leggermente, diciamo, per quanto riguarda appunto il rapporto diretto, ok, ci vediamo alle gare, insomma, questa è almeno la mia idea, però non è che non ho mai creato eventi specifici a riguardo. Non sono ancora, secondo me, pronto a fare quel genere di passo, forse perché appunto i miei video si basano più sul rapporto, cioè non è la comunità del running per me, è qualcosa di più ampio, si parla proprio di atletica in generale, quindi da questo punto di vista il contenitore migliore, stando in Italia, è un campionato italiano, come è successo appunto questo luglio a Bressanone, un campionato italiano di campestre, c'è ben più gente, quindi basa tutto sulla spontaneità. Salvatore è lento. Ah, ok. Guarda, Salvatore ha scritto lento, pensavo che si riferisse alla connessione. È anche la connessione, però lui si riferiva al fatto che quando Simone andrà a Madrid per lavoro, lo ha invitato a fare un lungo assieme, un lento assieme. Ah, ok, sì, molto volentieri. Tra l'altro mia moglie sapete che è spagnola, quindi Madrid è una destinazione che dovrò visitare. Già sono stato un paio di volte, ma mai con mia moglie, e lei insiste che io veda la capitale della Spagna con lei, perché è la sua città preferita in Spagna, e quindi chissà, magari presto. Edoardo delle Piane, Simone ti chiede, il triathlon va molto forte in Inghilterra, giusto? Caspita, il triathlon qua va forte, sì. Sapete bene che ci sono due fratelli Browns che hanno dominato il triathlon negli ultimi 10 anni, e tra l'altro il triathlon è uno dei miei sport preferiti, mi piace tantissimo guardarlo, e va tanto, soprattutto qua a Londra ci sono un casino di squadre che praticano questo favoloso sport. Io non l'ho mai fatto e temo che non lo farò, soprattutto nel futuro, perché non ho fisicamente né tempo né possibilità di allenarmi su 3 discipline diverse. Ok. E Francesco Rabisarda chiede su quante gare sia giusto o insomma consigliabile fare in un anno, e anche riguardo le mezze maratone. Allora, per quanto mi riguarda, io sono intorno alle 20-25 gare, diciamo, come obiettivo in un anno. Poi ci sta che faccia delle gare come un pochino meno importanti come allenamento, anche se comunque sia non è che le spinga poco. Comunque 20-25 gare. Simone? Allora, io feci un video a riguardo poco tempo fa. Ovviamente facendo le maratone la mia organizzazione del tempo è un po' diversa. Faccio 2 maratone all'anno, una in primavera e una in autunno / inverno. L'anno prossimo sarà Londra e Valencia, già programmate. E poi all'interno di questi cicli di allenamento, che per me sono 4 durante l'anno, 2 per la maratona e 2 che sono in mezzo tra una maratona e l'altra, faccio le mezze maratone e appunto i campionati di cross per la mia squadra, perché è l'evento più importante, che è formato da 5 gare più i campionati nazionali. Se li correrò devo ancora decidere, quindi in totale penso che siamo a una decina di gare all'anno, non di più, soprattutto per mancanza di tempo.
come passa il tempo, siamo già a più di un'ora, non vi preoccupate, non butto giù la live adesso, però volevo dirvi ragazzi, siccome avete fatto un sacco di domande e sono contento e grato di ciò, e vi do fino alle 7:10 per lanciare gli ultimi petardi. Cerchiamo di chiudere, diciamo, le domande che ci fate, quindi fino alle 7:10 potete scrivere le vostre domande e poi siamo costretti ad avviare la procedura per interrompere questo comunque bellissimo confronto. Ci sto divertendo e sta venendo una live interessante e spero sto se d'accordo Simone, di ricambiare, cioè fare l'inverso, di fare quando sarai un po' più ferrato con le live, io che vengo ospitato da te in un tuo evento. Assolutamente sì, e spero che saremo tutti e due cresciuti grazie a questa favolosa community che si sta creando. Perfetto, allora speriamo di non aver perso niente fino alla domanda di Andrea che faccio adesso. Cerchiamo di rispondere tipo una frase a testa velocemente, se no comunque sia ci sono anche altri discorsi che volevo fare. Allora, sì. Andrea chiede: avete mai cuccato in qualche gara? Simone, cosa ne dici? Questa penso sia se possiamo premiare una domanda, questa è la domanda che io premierei in assoluto. No, assolutamente no, di solito, a parte che sono sposato e quindi non ne ho il motivo, però no, non mi è mai capitato. Allora, io l'avevo interpretato in un modo diverso la parola cuccato, comunque sia. Ma questo mi fa venire in mente che c'era un ragazzo che correva in un altro gruppo con me, ok? Cioè qualche tempo fa con me, e c'era una gara in cui gli junior donne, le donne correvano insieme agli junior uomini. Lui era categoria junior ed era l'ultimo degli uomini che correva per questo motivo dietro anche alle donne, ok? Quindi scherzando si diceva che andava così piano solo per stare dietro alle donne, dal punto per godersi almeno questo spettacolo. E se invece no, da questo punto di vista quindi per me no, mi dispiace, ho resistito alla tentazione e quella gara l'ho fatta nel gruppo di testa, però se invece per cuccato potrebbe essere anche, diciamo, una brutta prestazione, guarda, lo dico per quanto riguarda le mie prestazioni. Qualcuno potrebbe dire che in questo modo mi sto autogufando, però in realtà prima o poi doveva succedere e sto agognando. Io non mi sono mai ritirato in una gara, mai ritirato, e molto spesso questo atteggiamento mi ha portato a rischiare di meno in alcune occasioni, pensando magari che altrimenti mi sarei ritirato, appunto. Cioè quando va tutto bene, quando sono in super forma, questa cosa non tocca, cioè non importa, però molto spesso quando non sono al top della forma il mio atteggiamento è molto conservativo, anche perché ho questo personale primato che ci sta poco. Comunque uno deve mettere nel piatto tutto quello che può, anche un po' rischiando secondo me, però non è il mio atteggiamento in gara. Ok, poi Giorgio Turla: nelle ripetute meglio recupero attivo o da fermo? Attivo sempre. Io quantomeno cammino nelle ripetute, se è un lavoro puramente aerobico corro. Il mio allenatore attuale, Ivano Pellegrini, va a dicembre attualmente a Lisbona perché c'è Angela Mattevi che fa i campionati italiani, campionati europei di corsa campestre, anzi mi aveva detto addirittura che ci avrebbe seguito. Se c'è Angela Mattevi che ci segue, ti ringrazio tantissimo, comunque già avermelo detto mi ha fatto molto piacere. E se il mio allenatore predilige lavori aerobici in questo periodo, molto spesso direttamente col recupero segnato in tabella di corsa, quindi non ci sono scuse, è una specie di variato in cui il lento è molto lento, quello è il recupero della ripetuta, in effetti. Se tu fai dei 1000 con recupero di 500 metri di corsa, il recupero è quello, insomma, è la corsa, quindi recupero di corsa. Vincenzo Zaccariello: è veramente utile avere uno sport watch oppure basta un cardiofrequenzimetro? Che ne dici? Un cardiofrequenzimetro vuol dire avere uno sport watch ormai, quindi sì, io non ho uno sport watch estremamente evoluto, un Garmin 630 se non mi ricordo male, che è un modello ormai di 3 anni, però con cardiofrequenzimetro. Per me il cardiofrequenzimetro è fondamentale perché mi fa capire
quando sono in un periodo no, e quindi di rallentare e secondo me controllare il battito cardiaco è fondamentale per fare degli allenamenti di qualità. Però non serve un orologio estremamente evoluto, non spendo tanti soldi sull'orologio assolutamente, preferisco spendere quei soldi su un paio di scarpe che mi aiutano a prevenire infortuni oppure andare forte poi in gara. Secondo me la cosa che non bisogna fare è avere un GPS senza cardiofrequenzimetro, perché queste devono andare in accoppiata. O tu corri a sensazione, letteralmente, quindi senza niente, libero come negli anni 50 del Novecento, oppure se hai un GPS, molto spesso io sono caduto nel loop negativo di vedere i tempi, cercare ogni settimana di migliorare quei tempi nella corsa lunga, ignorando le sensazioni che venivano dal mio corpo. Quindi avere un cardiofrequenzimetro è utile, come diceva Simone, nel rendersi conto dei segnali, ancora più attivamente dei segnali che il tuo corpo ti manda, perché se il battito è troppo alto a un ritmo che solitamente è da puramente aerobico, evidentemente non è la fascia diciamo di battito cardiaco in cui devi trovarti in quel momento per avere un allenamento proficuo. Se devi sviluppare la componente aerobica devi allenarti in quella fascia lì, altrimenti non ha senso. Cioè entra la componente esaurimento, proprio esaurimento del energy draining, non saprei come dirlo, insomma, vengono le parole inglesi. Giusto, no? Sì, assolutamente. Ok. Marco Molineris, peso forma, indice massa corporea, qual è un buon compromesso per essere performanti? Questa è una domanda, non sono così tecnico, non ho studiato medicina, quindi non voglio rispondere a domande che non sono inerenti appunto alla mia esperienza personale. Sinceramente non lo so, io sono 1,78 m, peso, quando facevo pista pesavo 61, 62, 63, adesso che ho 36 anni ne peso un po' di più, 69, 70. Penso che per me è un peso forma, però penso che sia anche molto individuale, dipende dalla massa muscolare, dalle ossa, insomma ci sono tante variabili e non credo che ci sia una ricetta magica. Sicuramente bisogna stare in un peso adeguato per fare sport. Non posso che condividere, aggiungo da questo punto di vista senza andare nello specifico come hai fatto tu, perché altrimenti non saprei dire più di tanto. Comunque avere cioè, quando si parla della forma, cioè dell'alimentazione, il punto è avere uno stile di vita sostenibile, cioè se i sacrifici che si devono fare non sono sopportabili, e badate bene, un atleta di livello fa volentieri questi sacrifici per rendere molto, però se dal tuo punto di vista lo stile di vita è troppo restrittivo, allora a soffrire è il tuo cervello, insomma. Bisogna sempre trovare un compromesso, perché altrimenti non è che una persona magra va forte se non ha la motivazione, insomma. Bisogna cercare di mettere insieme molte cose, un equilibrio molto labile, però quando si raggiunge non si può riassumere con un valore come l'indice di massa corporea, quello che volevo dirti. Bisogna avere proprio una visione globale dello stato psicofisico dell'atleta. Quindi stare bene è la risposta più banale possibile, però te l'ho contestualizzata con questo discorso qua, spero di essere stato piuttosto chiaro. Ok, allora, Massimiliano Giuliani ci chiede riguardo tutti quegli atleti che sono stati trovati dopati ultimamente. Cosa ne pensi, Simone? Sinceramente io temo che il doping sia molto più diffuso di quello che sappiamo, anche nell'atletica leggera, ahimè. Spero non negli atleti che ammiro di più, tipo Mo Farah, la Paula Radcliffe, appunto, di cui parlavo prima, anche se non è più in attività, e altri atleti grandissimi che ho sempre stimato. Non so in che percentuale il doping appunto tocca l'atletica in generale, però temo che sia molto di più di quello che sappiamo. Mm-hmm. E aggiungo che tutti quei dopati che sono stati pescati nell'Africa, nel Corno d'Africa, quindi parliamo di etiopi e di keniani, secondo me dimostrano quanto alla fine tutto il discorso di genetica venga un po' travolto da questa realtà, che ci sono tanti dopati in quella regione.
anche perché i controlli sono leggermente meno proficui rispetto a qua. Quindi, dal mio punto di vista, questo ci insegna che se si gioca equo si ha almeno quantomeno la possibilità di, appunto, di arrivare ad armi pari a prescindere dall'etnia. Questo ne sono convinto. Cioè, uno può avere talento, però questo talento non dipende dall'origine geografica, quello che penso io. Cioè, uno può essere più forte proprio per ragioni genetiche, ma questa genetica è quella della persona particolare e non dell'etnia, diciamo. Quello che penso. Comunque, riguardo il fattore doping, Joan Kumi, che era del progetto Nike, lo scandalo del progetto Nike, quello insomma credo legato al gruppo di Salazar. Parto io adesso. Sì, tra l'altro era una domanda che volevo... Sì, era una domanda tra l'altro che volevo fare a te, quindi sì. Ah, perfetto, quindi perfetto. Risponderò lì un pochino più approfonditamente. Per quanto riguarda il progetto Nike, secondo me quello che l'atletica non deve fare, la ricerca spasmodica della spettacolarizzazione nell'atletica porta a decisioni del genere. Cioè Nike ha condisceso, cioè è stata d'accordo con, diciamo, con un silenzio benevolente nei confronti dell'operato di Salazar, questo allenatore che inizialmente aveva portato ai pasti Mo Farah. Non voglio pensare che Mo Farah sia dopato, perché Mo Farah si è staccato da Salazar appena sono venuti fuori tutto il torbido nei confronti di quest'uomo. Salazar era un cinico, è ancora un cinico allenatore al punto da testare dei farmaci dopanti sui figli prima di applicarli agli atleti che allena, nell'Oregon Project appunto sponsorizzato dalla Nike. Alcuni atleti sono stati tagliati fuori, Salazar è stato estromesso dalle competizioni, cioè lui non può allenare perché insomma non è più abilitato ad allenare, non può addirittura entrare negli stadi quando ci sono le manifestazioni internazionali. Dal suo punto di vista ha fatto tanto rumore, ha cercato di impugnare la via legale, spero che non ci riesca. Appunto, secondo me siamo arrivati a questo nella ricerca della spettacolarizzazione dell'atletica, cioè la necessità che ogni anno venga fuori un atleta più forte rispetto al precedente. Secondo me questo è il motivo che ha spinto la Nike a puntare così tanto su questo caso. Una guerra che ha naturalmente dei risvolti economici, perché naturalmente un'azienda che produce roba tecnica, scarpe, vestiti come la Nike, se ha il patrocinio su un progetto di atleti vincenti, avrà dei tornaconti economici molto, molto più ampi. Cioè, una visione dell'atletica, dal mio punto di vista, che si basi più sull'esperienza personale, sulla condivisione delle esperienze, può ovviare a questa cosa. Quando, molto spesso l'atleta dopato è inserito in un contesto più grande, è costretto, anche se non è una scusante, ad intraprendere questa via, perché è una corsa continua al rialzo in cui non è l'unico personaggio, diciamo, che ci guadagna, anzi è quello che ci guadagna di meno, sono gli sponsor a guadagnarci di più. Quindi io, dal mio punto di vista, vorrei proporre una visione che almeno nel mio piccolo sovverta questo ciclo, questo loop perverso. Questa è più o meno la mia idea del doping. Comunque è molto legata a quello che è successo col progetto Nike e al fatto che la Nike sia a tutti gli effetti un'azienda piuttosto cinica, anche quando ha negato alla Felix, atleta appunto in pausa maternità, la sponsorizzazione, perché hanno detto tu sei in maternità, non ci rendi più, non ti rinnoviamo la sponsorizzazione quando ritorni. Poi naturalmente è successo un macello dal punto di vista mediatico e la Felix si è presa la sua rivincita, però per dire, le grandi aziende attualmente stanno mostrando il loro lato un pochino più insensibile. Ok, e tu cosa ne pensi, Simone? Sì, io oltre a quello che hai detto, che la penso molto, in maniera molto simile. L'unica cosa che secondo me l'Oregon Project sta delineando è un pochettino la difficoltà dello sport femminile quando c'è di mezzo la professione sport, la professione atletica, la professione maratoneta, eccetera. Abbiamo visto che appunto nell'Oregon Project sono usciti casi dove atlete, appunto come dicevi tu prima, gli sono stati negati dei bonus più che lo stipendio, proprio bonus effettivi ovviamente che però fanno la gran parte
stipendio, oppure perché se l'atleta non raggiunge un determinato peso non va più bene, insomma cose di questo genere che mettono effettivamente in difficoltà il sesso femminile rispetto a quello maschile, soprattutto in virtù della possibilità che questa atleta possa rimanere incinta, quindi avere anche, così come in qualsiasi azienda extrasportiva c'è il diritto ad avere una famiglia, lo stesso dovrebbe esserci nello sport, o comunque in maniera simile, quantomeno. Invece con la Nike questo non si è verificato, quindi oltre al doping, che ovviamente è un caso di cui secondo me c'è anche poco da discutere, nel senso il doping dovrebbe essere bandito per sempre dallo sport, e chi ne fa uso, da allenatori, atleti, secondo me dovrebbero essere radiati per sempre. Io non ho via di mezzo, non penso che sia giusto dare una seconda chance a chi ha provato a utilizzare il doping in atletica o in qualsiasi sport, perché vuol dire che sei proprio anti-sport, quindi non dovresti avere una possibilità di continuare a fare quell'attività. È più una questione morale quella che mi interessa all'interno di questo grande scandalo dell'Oregon Project, e soprattutto come si posiziona Nike in questo grande casino. Sappiamo tutti che si è dimesso il CEO della Nike, o comunque che è stato un pochettino forzato a dimettersi, però in realtà non sono ancora uscite dichiarazioni forti da parte della Nike. Sinceramente questo, da atleta che comunque indossa e utilizza tanta Nike e spende parecchi soldi sulla Nike, sinceramente mi stanno un po' deludendo. Adesso non dico che domani non comprerò più Nike, perché non sono un estremista e penso che ci siano tante verità all'interno di questo scandalo, però sicuramente sarebbe bello vedere una posizione forte da parte di un'azienda come la Nike, che in realtà rappresenta lo sport quasi, forse è il brand che rappresenta meglio lo sport in tutto il mondo. Bene, allora, vediamo. Prima rispondo alla domanda di Cesare, poi ti faccio una domanda che ha fatto Matteo. Cesare chiede se anch'io, seguendo il tuo esempio, farò delle playlist su come fare gli 800 e i 1500. Guarda, forse le farò, ma non alla maniera di Simone, perché quello che penso di fare è eventualmente, siccome con questa mia carriera su YouTube comunque sono riuscito ad ottenere molte amicizie di cui vado fiero con atleti importanti, magari potrei fare un format in cui chiedo a 800isti e 1500isti più forti di me, molto più forti di me, come affrontano la preparazione, se hanno dei consigli, perché non è per andarti in diretta concorrenza, cioè non è che è tema di farti concorrenza diretta, Simone, però semplicemente credo che abbiamo dimostrato noi due di avere dei approcci diversi, molto personali, e che non dipendono dalla volontà di copiare qualcuno per inseguire un successo effimero, perché alla fine il punto è che forse sarà così anche per te, a me non conta, cioè per me sono importanti sì i numeri, ma conta molto di più l'affetto degli iscritti, cioè avere degli iscritti degli iscritti importanti, cioè che questa community sia una community viva, che la gente venga, che sia contenta di nuovi video, non che li guardi passivamente, insomma. Quindi farò le cose in modo mio, Simone farà le cose al modo suo, e insieme daremo questa offerta, diciamo, di modo per vivere il mondo dell'atletica anche attraverso i social, giusto? Assolutamente. Ok. Allora Simone, quello che ti volevo chiedere, domanda di Matteo, il tuo progetto di fare le World Marathon Majors, come è nato e in quanto tempo sei riuscito a completarlo? Allora, è nato un po' per caso, perché ho scoperto di questo progetto online mentre facevo varie ricerche sulle gare che avrei voluto correre. È durato 5 anni per esattezza, in realtà sarebbe durato 4 anni se non mi fossi infortunato. Purtroppo dopo la maratona di New York ho avuto un infortunio alla bandelletta iliotibiale che mi ha tenuto fuori dalle lunghe distanze per quasi un anno, e quindi ho dovuto saltare poi quell'anno la maratona di Londra, l'ho posticipata l'anno dopo. 5 anni, però secondo me si può fare anche in meno. Ovviamente
ci vuole un po' di risparmi per poter fare tutte le gare, perché sono molto care, soprattutto andare in vari posti come Tokyo, Boston, Chicago, New York, insomma, dove ci sono i biglietti aerei, voli, hotel, eccetera, che incrementano il budget. Ok, pensavo rispondessi più, più lentamente, quindi stavo a guardare le domande. Comunque, facciamo un altro rush di domande veloci per poi passare alle conclusioni, che siamo vicini all'ora e mezzo. In questo tempo Sì, potremo correre entrambi intorno a 25-30, quasi 30 km praticamente. Cioè, 25 km tutti quasi. Cioè, 25 sì, km ci sì, sì. siamo. In realtà un po' più verso l'ora e mezzo e 25 km, però insomma è tanta roba. Ok, quindi vediamo. Allora, C'era una domanda su Mo Farah. sì, vuoi rispondere prima a questa e poi andiamo a parlare di correre naturale. Ok, dai, che ti vedo carico. Mo Farah. Sì, Mo Farah, perché è un atleta che stimo molto, che mi piace come persona. È una domanda, appunto, ci chiede Francesco se in Inghilterra Mo Farah è considerato solo un grande atleta, un grande dell'atletica, oppure dello sport in generale. Assolutamente dello sport in generale, tant'è vero che è stato la copertina di tanti giornali qua, soprattutto durante le varie Olimpiadi e durante i vari successi, ed è stato fatto anche Sir Mo Farah, quindi ha il titolo onorario appunto inglese, che praticamente è la cosa più alta che c'è. Dopo la regina e il re, diciamo, non si può ambire a nulla di più, quindi è assolutamente un grande lo sport. E riguardo al passaggio di Mo Farah, diciamo il passaggio verso la maratona, che poi è tornato, diciamo, è entrato nei ranghi poi perché ha annunciato ultimamente che farà la 10 km, i 10.000 metri ai campionati alle Olimpiadi del prossimo anno, cioè tenterà di fare i 10.000 metri, naturalmente bisogna aspettare la qualificazione, Sì, le Olimpiadi del prossimo anno. sì, eh, sì, Sembrerebbe quasi che il, il talento è molto specifico, perché alla fine ognuno si sceglie la sua disciplina di elezione. Forse ha pensato con la facilità col quale molti altri atleti erano passati dai 10 km alla maratona. Pensiamo che lo stesso Kipchoge aveva vinto i campionati del mondo nel 2003, se non sbaglio, a Parigi sui 10.000 metri, adesso è un grandissimo, è il più grande dei maratoneti. Eh, Forse Mo Farah pensava che quella strada fosse più facile da praticare, ma ha scoperto che le sue caratteristiche lo portano come l'attrazione gravitazionale verso i suoi vecchi amori, 5 e 10.000 metri. Io non lo biasimo per quello che ha fatto, sicuramente ci ha provato e ha fatto dei tempi notevoli, però siccome lui punta al top, per lui 2.05 nella maratona non è abbastanza. Che dici? È più importante un risultato su sì. 10.000. Io sì, sono d'accordo. 205 per lui, sinceramente, penso che non ci abbia dormito per un po' di notti, perché appunto non riesce a correre eh, nei ritmi in cui si corre oggi. Il problema è che non so se è una scelta che io avrei fatto fossi in lui. Poi ovviamente è facile fare le scelte per gli altri, però 2020 sì, l'anno prossimo però ti ritrovi a correre di nuovo 10.000, quando comunque la competizione, adesso è stato appena fatto un record del mondo su strada sui 10.000, e inizia ad avere anche una certa età, e secondo me rischia di non vincere, e quindi non dico di macchiare, perché non macchia sicuramente il suo personaggio, che è stato un grande e sempre rimarrà così, però un pochettino, forse, io dico sempre, meglio smettere quando si è al top, piuttosto che continuare a portare avanti una distanza quando poi non riesci più a migliorarla. Io gli auguro di vincere, però penso che sarà difficile, insomma, ripetersi nel 2020 a Tokyo. Anch'io penso che sia difficile, perché è spuntata la nuova leva. Molti team più forti sono spuntati Sì, fuori nell'ultimo periodo. Quindi, comunque, sì, sarei contento, perché sarebbe una bella storia di sport, di redenzione di ritorno nei suoi 10 km. Marco chiede se conosciamo correre naturale. Guarda, ti dico questo: correre naturale. Marco l'ho incontrato mentre cercava di intrufolarsi in un evento al Festival dello Sport di Trento. Sfortunatamente c'era un buttafuori terribile, nonostante avesse il badge di giornalista, non poteva entrare in questo evento. Era l'evento in cui c'era Baldini e Pizzolato e Leone, se non sbaglio, insieme a discutere della maratona, quindi era una cosa grossa.
eravamo io e il ragazzo di Correre Naturale fuori che non potevamo entrare perché l'evento era già iniziato, la sala è piena, cose di questo genere. Però purtroppo non lo seguo assiduamente, quindi non potrei dirti più di questo. So solo che è sempre molto umile, educato e gentile. Se ci trovi dei consigli interessanti per correre, tanto meglio. Comunque anche lui sta facendo il suo buon lavoro. Che dici? Cioè, tu lo conosci, Simone? E io non lo conosco direttamente, ogni Sarebbe un tanto tuo guardo qualche avversario video. diretto in realtà, perché dà consigli sulla corsa e tecnica di corsa e ha 30.000 iscritti, una Sì. cosa del genere, su YouTube. Sì, sì, sì. Eh, Sì, sicuramente è un gigante per noi. Sì, io sinceramente non mi piace parlare degli altri, però diciamo non lo seguo tantissimo, se non spicciare qualche video, non mi trovo d'accordo su alcune cose, su alcune metodologie, ma perché io sono un atleta spartano, quindi non corro al naturale, ma corro con tecniche un po' diverse, insomma, ho avuto tanti allenatori, quindi diciamo che utilizziamo metodologie sicuramente diverse rispetto a quello che si parla di solito su correre naturale, però fa dei video di ottima qualità, senza dubbio. E beh, per lui è il lavoro, cioè noi hobby, lui lavoro, c'è da dire anche questo. Chiaro. Eh, allora, una considerazione da parte di Amedeo, ti dice, mi raccomando Simone, non correre più con la telecamerina come a New York. Tu sai perché mi stanno prendendo in giro per la telecamerina, non so se hai visto il mio vlog della maratona di New York, ma sì, vabbè, mi sono portato questa piccola action camera, piccolissima in realtà, e l'ho persa, mi è caduta proprio nei primi 300 metri di gara e sono dovuto correre indietro sul ponte più importante della gara contro mano per andarla a cercare. Peccato che non c'è stato nessun altro ad avermi fatto un video, perché a questo punto avrei sicuramente 1 milione di views su quel video. Quando si parla di cose virali, eh? Ok, allora Andrea, riguardo quando parlavamo del recupero attivo di corsa, ovviamente se tu fai un recupero di 50 secondi con dei 200 metri in 33 secondi, in quel caso recuperare di corsa è piuttosto difficile. Comunque la mia soluzione è quando il recupero è troppo breve, almeno mi muovo, cioè non sto completamente fermo tra una partenza e l'altra, perché muovere le gambe, cioè almeno dal mio punto di vista dà la sensazione che l'acido lattico si smaltisca, anche perché tu stai parlando di 200 metri in 33, quindi è un tipo di sforzo completamente diverso rispetto a quello di cui parlavamo noi con recuperi con ripetute aerobiche, insomma. E poi Sì, io sono d'accordo. mhm. Piero, se la gara viene rimandata, poi spero che non ce ne siano altre che ho perso. Sì, beh, Piero chiede se la gara viene rimandata in una settimana, si sa solo 7 giorni, si sa solo 7 giorni prima, come vi comportate? Cioè, se tu hai, non immagino quella situazione, tu hai un periodo di scarico prima della gara, pensi che la gara sia lì a un passo, poi ti dicono improvvisamente no, hai 7 giorni di tempo in più. Cosa faresti tu? Dipende che gara è, ovviamente. Se è una maratona può essere un problema sicuramente più importante, perché sapete bene che la maratona ha bisogno di un periodo di tapering, e avere una settimana in più in questo tapering potrebbe essere un problema, francamente. Quindi sicuramente all'inizio della settimana farei un richiamo, quantomeno con qualcosa di un po' allegro. Se invece è una gara più breve me ne preoccuperei sicuramente meno, perché una 10 km, una mezza maratona, comunque avere una settimana in più per recuperare, o comunque per arrivare freschi alla gara ci sta, insomma. Quindi non mi preoccuperei più di tanto, sinceramente. Ok, ringraziamo Personal Running Coach che ci ha fatto i complimenti per questa live. Grazie, grazie davvero, perché insomma il Grande. risultato è quello giusto. Cioè quello che mi aspettavo, Tra l'altro un buon Personal Running risultato di Coach questa live. E Giorgio, il lui è progressivo è il metodo più efficace per effettuarlo, ma non saprei, facciamo un po' in tempo limite. Hai una risposta telegrafica? Ripeti una domanda? Il progressivo è il metodo più efficace per effettuarlo. effettuarlo. In poco tempo non è facilissimo, ci provo. E ovviamente dipende che progressivo, quanti chilometri stiamo parlando, che cosa stiamo preparando, però immagino che sia
Giorgio mi sembra di averlo visto tra gli utenti di Esco a Correre, quindi immagino che stia parlando di gare più lunghe. Per me il progressivo vuol dire correre almeno 5 km a un ritmo tranquillo per poi iniziare ad aumentare, quindi sto parlando di allenamenti che variano tra i 10 e i 15 km, e fare un 30-35% di quell'allenamento in maniera progressiva forte per arrivare a un ritmo gara o addirittura superare il ritmo gara a seconda di quello che stiamo preparando, quindi maratona, mezza maratona o 10 km. Però ecco, il mio trucco è quello di fare una buona parte dell'allenamento comunque a un ritmo non troppo esagerato, per poi potersi concentrare effettivamente alla progressione forte che serve in allenamento. Ok. Proviamo a chiudere così con questa domanda che mi pare sia la più profonda di questa serata, di Antonio Casagrande. Se vi entra un pelicano in casa, cosa fate? Questa è una Massimo per domanda me piccioni. Vince... secondo me vince il secondo premio questa, come domanda. Un pelicano in casa sarebbe meglio avere un gatto, sicuramente. Senza gatto è dura. Dal mio punto di vista, purtroppo, le competenze che ho acquisito con la corsa non mi permettono di gestire meglio quella situazione. Però non userei queste competenze per scappare, cercherei di risolvere un po' la situazione in maniera più intelligente, anche perché lasciare un pelicano da solo in casa potrebbe quantomeno rovinarmi l'attrezzatura. Comunque, per chiudere... Ma poi Antonio, spero che questa non sia una domanda... Spero che non ti sia veramente successo che c'è un pelicano in casa, perché altrimenti ferma la live e vai subito. Spero di no, purtroppo non possiamo aiutare più di tanto. Allora, per chiudere appunto questa bellissima live, ragazzi, vi ringrazio per essere stati qua in questa bellissima chiacchierata riguardante il mondo dell'atletica, del running e non solo. Spero che i fan di Esco a Correre abbiano avuto questa occasione per conoscermi e viceversa i fan di Mezzo Fondiere abbiano avuto l'occasione di conoscere questo altro canale che, a differenza del mio, parla più nello specifico dei metodi, delle tecniche di allenamento, però si riferisce naturalmente al mondo del running. Ringrazio la disponibilità di Simone per aver preso parte a questo evento che si è risolto nel modo migliore, a parte le solite problematiche di connessione. Se ha qualcosa da dire, Simone, prima di salutarci? Ma io voglio semplicemente ringraziarti, continua così con i tuoi contenuti che sono davvero favolosi, e grazie veramente per aver organizzato questa live e soprattutto per avermi fatto un po' di training per il futuro delle live di Esco a Correre. Sicuramente avrò bisogno di chiamarti ancora un paio di volte, però prima che posso fare la mia prima live. Allora, come sai, se hai visto i miei video, io chiudo sempre i video con una frase topica, che è sono in mezzofondiere, ciao atleti, sono in mezzofondiere, ci vediamo nel prossimo video, alla prossima gara. Però siccome qua abbiamo un ospite, come ho già fatto con Baldini, vorrei che fossi tu a dire appunto ciao atleti, Esco a Correre, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara. Prego! Assolutamente, ciao.